Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli. Grazie. Abbiamo l'imperatore. Amici dei gemelli, si parla di stabilità. L'imperatore è colui che fissa le regole, è colui che ha costruito il suo potere materiale proprio grazie alla costanza, alla- all'essere diligente, al seguire le regole, appunto. Sono regole che si è autoimposto. Mi parla anche di un padre per certi versi, quindi per qualcuno potrebbe risuonare come un'energia paterna o di un capo. Adesso poi dipende da come vibra a voi la stesa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa vi vogliono parlare, insomma. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di tipo generale, sono fatte per un collettivo, prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e nel caso vogliate contattarmi trovate anche la mia mail. Bene, andiamo, andiamo a vedere. Partiamo con un 10 di spade, 9 di spade, la carta della luna, il 10 di coppe e la carta del sole. Interessante. Allora, il 10 di spade parla di una chiusura di un ciclo e dell'inizio di un ciclo nuovo. Normalmente fa riferimento alla fine di un ciclo di sofferenza. È comunque un 10, quindi qui si tratta verso metà giugno di chiudere con quello che potrebbe essere stata una situazione magari che ha creato dolore, una relazione. Il 9 di spade qui ci fa capire che comunque ci sono ancora dei pensieri legati a questa situazione, delle preoccupazioni. Probabilmente avendo qui la carta della luna sono preoccupazioni dovute al passato, potrebbero anche essere paure o proiezioni. Quindi normalmente quando c'è un 9 di spade, una carta tipo l'8 di spade, il 9 di spade, quelle carte che indicano una forte attività mentale, essendoci anche la carta della luna, parla proprio di qualche tipo di tormento profondo. Anche se lo sento molto legato a questo 10 di spade, in realtà. Abbiamo poi anche un 10 di coppe, quindi io qui sento che la sfida, se vogliamo, è proprio un po' quella di creare un gruppo, una famiglia, una collaborazione che sia completa, che dia quello che è l'appagamento da un punto di vista anche emotivo. Proseguiamo poi con la carta del sole, che è una bellissima carta, mi parla di espansione, mi parla di crescita, mi parla di genuinità di sentimenti e di emozioni. Andiamo avanti poi con la regina di spade e finiamo con il re di denari. Quindi potrebbero essere 2 persone, la regina di spade e il re di denari, che entreranno nella vostra vita, non sono già presenti secondo me. Quello che vi vogliono dire è: la regina di spade indica il fatto di mantenere quello che è una certa determinazione mentale. È vero, qui si arriva da una situazione di sofferenza, ma io sento che con l'arrivo del sole c'è quello che è l'espansione. Vi faccio presente che qui avete la luna e il sole, sono rispettivamente il divino femminile e il divino maschile. Okay, qui si tratta, io credo, di mettere in equilibrio quello che sono le vostre percezioni più intime con quello che è il vostro modo di agire, il vostro modo di portare voi stessi al mondo. Il re di denari è una bellissima carta per finire la stesa, perché parla di o è una concretezza, una materialità, una sicurezza che voi andrete acquisendo grazie alla determinazione, all'attenzione, all'oculatezza, della regina di spade, oppure potrebbe essere una persona che appunto entra nella vostra vita e vi dà una mano, perché il re di spade normalmente
indica un'energia di una persona generosa che è lì per aiutare. Fa riferimento anche molte volte a quello che sono gli psicologi, gli avvocati, i dottori, fa riferimento a quelle professioni che richiedono anni di studio. Andiamo a vedere nello specifico il 10 di spade di che cosa si tratta. Abbiamo, wow, una regina di coppe al contrario e un imperatore al contrario. L'imperatore ce l'avevate anche qui. Quindi io sento che questo 10 di spade fa proprio riferimento al vostro potere personale ed è per quello che avete l'imperatore come carta reggente della stesa. Si tratta di trovare i vostri punti di forza, la vostra zona di comfort, quello che vi fa stare al sicuro. È una carta numero 4. Il 4 come carta fa proprio riferimento alla casa, come 4 mura, a quello che vi fa sentire protetti. E qui con questo 10 di spade sento che qualche cosa è venuto a mancare, in questo senso, perché qui l'imperatore è al contrario. Ok? Abbiamo anche la regina di coppe che è al contrario. Qui sento che qualcuno si è fatto un po' sopraffare da quello che erano le emozioni, i sentimenti, il dolore. Andiamo a vedere il 9 di... Magari se giro le carte meglio. Il 9 di spade. Perché il 9 di spade... Ok, un'altra volta la regina di spade era già uscita qui. Poi abbiamo un 2 di pentacoli e la carta del giudizio. Ecco, allora io sento che qui questo atteggiamento da regina di spade si inizia a intravedere qui. In questo senso, i pensieri e le preoccupazioni che ci sono qui vi danno la possibilità di valutare con lucidità mentale quelli che sono i pro e i contro, se vogliamo, quelli che sono stati gli alti e bassi di questa situazione, quelle che sono state le difficoltà, le gioie, i dolori, insomma, e da lì, facendo questa valutazione, si arriverà a una nuova comprensione di tutta la situazione. La regina di spade è un'ottima energia perché parla proprio di logica, razionalità, è come se mettesse sulla bilancia i pro e i contro, come vi dicevo prima. Andiamo a vedere, mi sembra che si fosse girata una carta, no. Andiamo a vedere la carta della luna, per piacere, grazie. Re di spade al contrario ed è uscita una regina di spade, quindi per molte persone, se questa stesa fosse di una relazione lavorativa, di amicizia, familiare piuttosto che potrebbe essere una coppia per destino, quindi potrebbe essere che la relazione che state avendo con questa persona sia scritta un po' in quello che è il destino, che è il karma. Abbiamo poi anche un 7 di spade e un 6 di pentacoli e qui c'è quell'equilibrio di cui si parlava qua prima, no? E sento che voi lo sapete che cosa dovete mettere in equilibrio, ma qui con la carta della luna e la carta del 7 di spade, ragazzi, qui c'è qualcuno che sta facendo delle forti proiezioni, magari proprio su questo re di spade, ok? Magari è proprio la vostra parte femminile, uomini o donna che siate, è lo stesso, che sta, come vi posso dire, proiettando, che sta creando aspettative per quello che riguarda questa persona. Potrebbe essere una proiezione riferita al chi dà che cosa, quanto do e quanto ricevo, perché comunque 6 di pentacoli parla di un equilibrio tra il dare e il ricevere, dare ma dare il giusto. E qui avendo un 7 di spade o c'è qualcuno che sta nascondendo fortemente qualcosa perché abbiamo l'una e 7 di spade, oppure sono proiezioni. Per qualcuno potrebbe davvero essere che appunto ci sia una sorta di bugia o di comportamento, di atteggiamento poco chiaro da parte di qualcuno o all'interno di questa situazione. Molte volte la luna fa riferimento alle paure che creano le proiezioni, uno non lo fa perché cioè magari è solo, perché si ha paura di un determinato tipo di reazione o di conseguenza e allora si proietta un certo tipo di risultato. Andiamo a vedere il 10 di coppe, voglio vedere questo 10 di coppe a cosa fa riferimento. Abbiamo
un re di pentacoli al contrario, un cavaliere di spade al contrario, un 3 di pentacoli al contrario e un cavaliere di bastoni. Qui di nuovo abbiamo un altro re che è girato al contrario. Sento che questa sorta di appagamento familiare, appagamento del gruppo di cui si parlava qui con i 10 di coppe, io sento che voi lo sentite lontano fondamentalmente. C'è una persona all'interno di questo gruppo, di questa coppia, di questa famiglia che tende un pochettino a scappare e a non prendersi le proprie responsabilità fondamentalmente. Potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona o qualcuno all'interno di questo gruppo, se per voi vibrasse come una stesa lavorativa. C'è comunque un cavaliere di bastoni. Sento che qui la parte difficile è fare un movimento, è iniziare, come vi posso dire, dare il là per cambiare le regole, perché comunque anche l'imperatore parla di regole, eh. Avevo anche questo 5 di spade girato. Sì, ci sono dei conflitti, delle lotte. 5 di spade di nuovo parla di pensieri. Andiamo a vedere il sole. Regina di denari, abbiamo un altro re di denari. Quante figure che ci sono? Il re di denari era anche uscito qui, ce l'avete a fine stesa. E un 6 di bastoni al contrario. Allora, per qualcuno verso fine giugno io credo che ci possa essere la possibilità, se è quello che voi cercate, di concepire un bimbo, perché abbiamo carte di forte fertilità, ok? Diversamente, se questo non fosse il caso, semplicemente questo sole mi parla di quello che è la vostra presa di potere personale. La carta della regina di coppe esprime sempre un'energia di una persona molto generosa, pronta a soddisfare le esigenze degli altri, però quando tocca a lei scappano tutti. Fondamentalmente è una di quelle persone che dà ma riceve poco. E vi riporto all'energia del 6 di denari, che parlava proprio di questa dare e ricevere in modo equo, in modo giusto. Andiamo a vedere la regina di spade, abbiamo un re di coppe e abbiamo la carta dell'imperatrice al contrario. Imperatrice e imperatore. Guardate, avete due figure, re di spade e re di pentacoli, regina di spade, regina di pentacoli e imperatore, imperatrice, re di coppe, regina di coppe. Cioè vi manca solo i bastoni e poi avete fatto un play. Quasi sicuramente questa coppia è una coppia per destino. La relazione che state avendo con questa persona è arrivata nella vostra vita perché vi deve insegnare qualche cosa, ok? Qui, avendo la carta del sole, per molte persone potrebbe fare riferimento al bambino interiore. Abbiamo anche la carta del giudizio che parla di presa di consapevolezza. C'è un lavoro qui. Andiamo a vedere il re di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di bastoni, un 5 di coppe al contrario e un asso di coppe. Allora, il re di denari, come vi dicevo, è una bellissima carta per finire la stesa perché parla potenzialmente di qualcuno che potrebbe anche arrivare nella vostra vita per darvi una mano, così come anche la regina di spade. Anche se questa regina di spade sento le energie che mi danno queste due carte, che ci sia un coinvolgimento da un punto di vista emotivo, un coinvolgimento da un punto di vista anche mentale, che in realtà crea un po' delle scatole dentro la quale voi state mettendo questa situazione o questa relazione, state un po' incasellando, mi viene da dire. Questa situazione o questa relazione deve essere così, se è andata così è perché è così, state un po' supponendo, mi viene anche da dire. Però avendo la regina di scusate, avendo l'imperatrice al contrario, qui c'è qualche cosa che in realtà non si sta espandendo. Anche se sì, lo vedo con il sole. Probabilmente la differenza qui è che con il sole si espande la vostra voglia di aver qualcosa e si arriva a questa regina di spade che crea la determinazione per quello che voi volete raggiungere.
Però qui ci si rende conto che anche se ci state mettendo tutta la passione, tutta la volontà, quello che manca forse è l'energia di espansione, di creazione, di abbondanza dell'imperatrice. Qui c'è qualche cosa che è un po' in carenza. Vediamo questo re d'oro di denari alla fine della stesa e sento che c'è qualcuno, sì, che arriva, vi porta, guardate, vi porta la chiusura del ciclo. È come se questa persona, potrebbe anche essere una persona con la quale solo scambiate 4 chiacchiere, magari una persona che neanche conoscete e che incontrate al bar, per farvi un esempio, ma questa persona vi darà la possibilità di buttare indietro, di lasciarvi indietro quelli che sono i pesi. È un po' come se vi desse la possibilità di riconoscere quello che va lasciato indietro. Potrebbe anche essere un aiuto economico da parte di qualcuno che vi dà la possibilità di chiudere un ciclo, di abbandonare quello che è questo sentimento di rammarico e di senso di colpa e vi dà la possibilità di iniziare questo nuovo tipo di percorso, questo nuovo tipo di relazione, di passione potrebbe essere per qualcuno, anche se sento più con l'asso di coppe è una cosa più a livello romantico, se vogliamo. Belle carte comunque, si arriva verso quello che è una stabilità interiore, perché qui sento che il lavoro è molto interno sinceramente, non è tanto una questione pratica, monetaria. Sì, ci sono diverse carte di pentacoli, però sento, soprattutto visto che abbiamo forte il divino maschile e il divino femminile, sento che si tratta proprio di mettere in equilibrio quello che è il vostro potere femminile di creazione con quello che è il vostro potere maschile di ordine e struttura, di azione, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho se riesco ancora a dirvi qualche cosa. Andiamo a vedere che cosa come consigli, andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale, per me è molto importante, quindi davvero grazie a tutti. Ok. Wow, consapevolezza, il maestro e partecipazione. Consapevolezza. Qui si tratta di chiarezza mentale ed è quello che arriva qui. Ok? Ed è quello anche che vediamo qui con questa regina di spade. Il maestro. Io credo che qui molte persone stiano imparando a fidarsi del proprio intuito. Io credo che qui sia quello che vi dicevo, il lavoro interiore, trovare la propria forza interiore, la propria determinazione, la propria stabilità, le proprie regole, quello che vale per voi, quello che per voi è zona di comfort, è una zona dove vi fa crescere, dove vi dà la possibilità di espandervi. E poi abbiamo questa carta, partecipazione. Io qui sento che molti di voi non si rendono conto del fatto che fanno parte di un disegno molto più grande. Questa carta nello specifico parla proprio di collaborazioni in grande, quindi se per caso per voi questa vibrasse come una stesa di lavoro e si stesse parlando di contratti o di collaborazioni comunque all'interno di un gruppo, questa carta parla proprio di un successo in questo tipo di collaborazioni. Quindi state sereni, insomma, è un 4 di bastoni. Può parlare anche della firma di contratti, anche la carta dell'imperatore è un numero 4, ambedue parlano di stabilità, ok? Oh, ho visto una carta girata. Forse è già quella che dovreste vedere voi. Ah, ci piace, abbondanza. Quando il tuo cuore, quando le intenzioni del tuo cuore sono per servire l'umanità, le porte dell'abbondanza si aprono naturalmente. Adesso ne estraggo proprio una specifica per voi. Sì, parla di alchimia interiore, no? Che mi ricorda un po' la carta del mago. Ehm, diciamo che sì, questa alchimia interiore si attiva quando voi reagite alla paura con amore, con un sentimento puro, con un sentimento genuino.
Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!